Combattiamo il nemico comune, noi stessi. Salve a tutti. La prima immagine che mi viene in mente quando parlo di autosabotaggio è la figura di Paperino con i due consiglieri sulle spalle. Uno a forma di diavoletto e l'altro con le sembianze di un angelo. Il diavoletto rigorosamente vuol far cacciare nei guai Paperino e l'angelo cerca di portarlo sulla retta via. Quello che accade nella nostra vita quotidiana è proprio questo. Una parte della nostra mente vuole il nostro bene e una parte meno evoluta, ma resa più potente da tutte le distrazioni che ci circondano, cerca di distoglierci dai nostri obiettivi finali. Tutti partiamo con la voglia di fare una prova costume dignitosa e da marzo iniziamo con i preparativi mentali per arrivare a luglio in forma e pronti per sfoggiare il bel costume nuovo. La dieta inizia da domani, ma domani era già in previsione la pizzata con gli amici, già. Il giorno successivo alla pizzata c'è l'aperitivo e il giorno successivo c'è quella torta in frigo che altrimenti andrà a male. E così via. Noi sappiamo di essere brutalmente in torto, però non riusciamo a frenare quell'impulso distruttivo che ci farà inevitabilmente fallire nel nostro scopo finale. La cosa veramente terribile non è mangiare quel pezzo di torta in più, ma è fallire uno scopo e trovare delle banali scuse che sappiamo benissimo essere frutto della nostra poca forza di volontà. Magari ci impegniamo per qualche tempo, ma poi la lontananza del traguardo ci fa perdere ogni possibilità di vittoria. Questo è solo un banalissimo esempio di autosabotaggio, ma rende molto bene l'idea. Creare uno storico nella nostra vita formato da fallimenti di questo tipo abbasserà notevolmente la nostra autostima, convincendoci sempre di più di non essere in grado di fare determinate cose. E più saremo convinti di non essere in grado, più ci autosaboteremo. Nel mondo dell'abbondanza preferiamo una gratificazione immediata che non un traguardo reale, sperato e desiderato, ma lontano nel tempo. Prima di darvi la soluzione a questo comunissimo problema, voglio farvi un altro esempio che riguarda la mia vita. Anni fa mi chiamò una ragazza che si sarebbe sposata dopo qualche mese e aveva necessità di un organista per la chiesa durante la messa delle sue nozze. Insieme trovammo una lista di musiche non sacre che avrebbe voluto per la cerimonia ed io, sicuro di me, dissi che sarebbe andato tutto alla perfezione. Il mese era maggio e la ragazza si sarebbe sposata i primi giorni di settembre. Di quel periodo ricordo solamente che il primo giorno ero stato felice per quell'ingaggio e mi misi a cercare i vari spartiti, che all'epoca non erano così facili da reperire, vista la lentezza di internet e la poca diffusione al di fuori dei negozi specializzati. Mi ricordo che spesso per acquistare 3 spartiti si dovevano acquistare 3 libri diversi. Trovati gli spartiti, tornai a casa e mi misi davanti al piano per vedere la difficoltà e le caratteristiche dei brani. Non ricordo i titoli, ma tutto sommato, con poco studio sui brani, sarei riuscito a fare una bella figura. Il giorno successivo che ricordo fu quello circa una settimana prima delle nozze, dove ero incazzatissimo con me stesso per non aver concluso assolutamente niente durante tutta l'estate e mi sono promesso quel giorno di studiare ogni singola ora libera fino al giorno del matrimonio. Il terzo giorno che ricordo è proprio quello del matrimonio. Me davanti alla mia bellissima tastiera GEM VK8 e la musica che fluiva dalle potenti casse dell'impianto. Gli sposi si complimentarono talmente tanto che mi sono sentito peggio di un ladro al momento del pagamento. Vi spiego cosa successe veramente. La settimana prima delle nozze, quando promisi a me stesso di studiare ogni ora libera, naturalmente non lo feci. Ero già entrato nel loop del fallito. Avrei voluto disdire, ma avrei perso anche la faccia. Mentalmente cercavo ogni scusa per evitare quel problema. Mi sarei inventato una malattia o qualcosa di simile. Arrivato alla mattina delle nozze, stressato come un ragazzo di 20 anni non dovrebbe mai essere, ebbi la geniale idea di suonare quei brani lentamente e a mani separate, come teoricamente andrebbe studiato ogni brano, e solo successivamente unire le 2 tracce e metterle alla velocità ideale. Alla fine del lavoro ebbi l'idea vincente che mi fece fare una degna figura. Qualche piccolissimo errore c'era, ma cosa potevo pretendere visto il poco tempo? Bastava mettere le mani sulla tastiera e cercare di muoverle a tempo e nessuno si sarebbe accorto del mio inganno. E così fu. I sentimenti che ho provato nei giorni seguenti sono stati molti e contrastanti.
senso di liberazione, fierezza per aver risolto un problema intelligentemente, tristezza per essere un fallito, rabbia per aver passato un'estate favolosa ma non dedicandomi ai pochi compiti che mi ero prefissato. Piano piano iniziarono ad arrivare anche le scuse mentali. Mi ero fatto male a un dito giocando a pallavolo, non potevo suonare. Ero stanco perché il giorno facevo il cameriere. Scuse e altre scuse, e per qualche anno sono bastate a farmi diventare un autosabotatore seriale. Quando nella vita ci accorgiamo che gli unici artefici dei nostri fallimenti siamo noi, posso garantire che ti crolla il mondo addosso. Diventiamo talmente bravi che a un certo punto l'angelo sulla spalla che ci dovrebbe far riflettere quasi scompare e lascia il posto al diavoletto sempre più forte. Ci facciamo distrarre da niente. Magari arriviamo anche a pensare che quel traguardo che ci siamo imposti non ce lo meritiamo. Diventiamo talmente piccoli che pensiamo di non poter, neanche impegnandosi, arrivare allo scopo. E nel frattempo utilizziamo le ore che sarebbero dedicate al nostro training con futili distrazioni. TV, social, videogame, cibo, sigarette, eccetera, eccetera, eccetera. L'autosabotaggio è nella vita di molte persone. Purtroppo la colpa, come dice la parola stessa, è solo nostra. Qualcuno riesce a ammetterlo e qualcuno si arrabbia sapendo che è vero, ma continuando a dare la colpa dei propri insuccessi a tutto il resto dell'universo. Questo messaggio lo vorrei riallacciare ad un mio precedente video, che parla della regola dei 15 minuti. Per chi è un sabotatore cronico non sarà facile smettere di colpo, però potrebbe iniziare con dedicare a se stesso e alla sua attività quei famosi 15 minuti al giorno. Se avessi studiato quella canzone al pianoforte per 15 minuti al giorno per i 4 mesi successivi, sicuramente non sarei arrivato alla conclusione di mentire per evitare una figuraccia. Quando si diventa autosabotatori esperti, il problema è molto serio. Si entra in un loop che non ci fa neanche accorgere del sabotaggio in corso. Ormai la parte della mente che ci fa ragionare è talmente sommersa da chili e chili di scuse, di stress e di autocommiserazione che ormai non riesce più ad emergere. Il primo consiglio che vi do è quello di cercare di capire quali sono gli autosabotaggi che vi condizionano di più durante le giornate. Se potete, scriveteli su un foglio. Già il fatto di scrivere aiuta a sfatare una situazione. Se state lavorando ad un progetto, se avete problemi di peso, se volete smettere di fare qualcosa, qual è l'autosabotaggio che vi impedisce di realizzare il vostro scopo? Mettete una mano sul cuore e siate onesti con voi stessi. Accorgetevi dei vostri sabotaggi. Cercate di capire quotidianamente quando inizia il processo di sabotaggio e cercate in qualche modo di contrastarlo. Inizialmente potrebbe essere faticoso, ma quando inizierete a realizzare i primi scopi che da troppo tempo sono stati rimandati, inizierete a prenderci gusto. Fare la cosa giusta inizierà a piacervi, toglierà parte dello stress accumulato e inizierà a farvi respirare nuovamente. E oltretutto vi farà avere più tempo per voi stessi. L'aiuto che vi posso dare io è quello di creare degli audio subliminali, mantra e affermazioni per specifiche tipologie di sabotaggi. Ricordate però che il mantra non risolve un problema. Se sarete incostanti non servirà assolutamente a niente. Quindi, se vi va, vi chiedo di scrivere nei commenti quali sono i vostri più grossi scogli da abbattere, così da potervi aiutare nel processo di disintossicazione da autosabotaggio. Il mio più grosso problema era quello di rimandare tutto a dopo. Il dopo, come avete capito dalla mia avventura con la sposa, diventava un grandissimo e tristissimo mai. Vi auguro una buona vita a tutti.